good afternoon, welcome. Ciao a tutti. So welcome for being here. Today is our 11th session of 30 days live. And I'm going to speak in Italian and I'll come back to you. Ciao a tutti, oggi la vostra 11ª diretta, la 11 di 30 dirette, e lo scopo di queste dirette è proprio quello di dare un contributo nel trasformare la conversazione che c'è in questo momento sulla malattia. Quindi invece di aver paura di contrarre la malattia, lo scopo è quello invece di robustire il nostro sistema immunitario in modo tale che se contraiamo la malattia i sintomi sono lievi oppure non ci ammaliamo affatto, proprio perché il nostro corpo ha una naturale capacità di combattere e tenersi in salute. Quindi parlo in inglese e poi torno da voi. Oggi abbiamo Carly Proctor, ma ve la introduco in un momento. So welcome to be very welcome. As I said, today is the 11th live. The aim of this live is really to give a contribution in transforming the conversation there is around disease. So instead of concentrating on of try or not getting a disease, the conversation we want to have is actually to boost your immune system in a way that if you get the disease, the symptoms are mild, or you don't get the disease at all, because our body is actually naturally very able to heal himself. Today we're going to have Carly Proctor, and Carly Proctor, she's a nurse and she's also a nutritional therapist, and she's going to give us some nutritional tips and some lifestyle tips. I'm just going to translate this in Italian and then I'll show you finally Carly. So, così come ho detto c'è Carly Proctor. Carly Proctor è un'infermiera e però si è anche specializzata in una terapista nutrizionale, quindi ci darà dei consigli a livello nutrizionale e anche a livello di stile di vita proprio per irrobustire il nostro sistema immunitario. Here we are, welcome Carly, benvenuta. Hi Lydia. Hi. Yeah. Yes, welcome for being here. Thank you so much for accepting the invitation. Grazie mille per aver accettato l'invito. E quindi you will show us some nutritional tips and some lifestyle tips to boost our immune system. Yeah, that's right. So this goes very nicely with your theme for the month. So it's really important that nutrition is a big part of keeping your immune system healthy, as well as lifestyle tips. So I've got several tips here to branch both of those things. Yes, let's hear from them. Let's hear. So the first tip is, and some of these tips are going to seem quite simple, but going back to basics is also ideal. So the first tip is to eat enough protein. Protein, it sounds an obvious one. We have it every day, potentially in meat or plant-based forms. It can be lean meats, it can be eggs, it can be chicken, it can be beans and pulses and tofu, but we need to make sure we're getting enough. So the recommended amount for people in general is 0.75 grams of protein per kilogram of body weight. So that works out roughly 56 kilograms a day for men and 45 grams a day for women. And the reason why we need protein is because it is vital for our healing and recovery. So this in turn will help our immune systems to support them. Yeah. So, quindi lo traduco in italiano. Quindi Carly dice appunto che questi consigli sembrano semplici, e in realtà alcuni di questi li conosciamo anche, però è importante veramente ritornare proprio alla semplicità di questi consigli. Quindi quello che è importante, quindi mangiare delle proteine che possono essere carni magre, pollo, uova, tofu, fagioli. Perché le proteine? Perché le proteine ci aiutano nella guarigione e al recupero ed sono veramente importanti per sostenere il sistema immunitario. E l'assunzione di proteine più consigliata è di 0,75 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. And I have a question, Carly. It's like when you say about this amount, so in practical, what does it mean?
Quindi cos'è, praticamente, qual è abbiamo bisogno di questa dose, ma che cosa vuol dire poi in realtà? Che cosa dobbiamo mangiare? So depending on your body weight will depend on how much protein you require. So that's why if you do the calculation of 0.7 gram per kilogram for your own body weight, that's roughly what you'll need. And that will be, that's adequate for all of the processes that your body goes through. And in turn, if you're not hitting enough protein, your body's gonna suffer, and it's going to just make your immune system not quite so strong. So And for example, for me and you, for example, what would you, it's like a steak, like what? Like... From how it looks like, you kind of want to aim for half. So say you have a plate, you want to aim for around half, a quarter to half of the plate to be protein, at least a quarter of the plate. So you want a decent amount of protein on your plate, but that's for every meal as well. So you want to be ensuring that every meal you have has a decent amount of protein in it. So for breakfast, that could be having a couple of eggs. For lunch, you could have chicken or tofu. And maybe for dinner, you can have some sort of bean curry. It's just being very conscious that every meal you have has protein in it. And that will help keep you full as well and stop you from snacking and picking. And it will also help your immune system as well by rebuilding and re-nourishing all of the cells and the muscles in your body. Quindi praticamente Carli appunto ripeteva appunto che è importante che la quantità di proteine è molto legata alla massa corporea, quindi dipende dal peso, eccetera, no? Quindi io gli ho chiesto appunto se c'era ad esempio una bistecca, no? E quello che Carli dice appunto che è importante che abbiamo delle proteine in tutti, sia nella colazione sia al pranzo che la cena, no? La colazione delle uova, al pranzo magari il pollo o il cena magari i fagioli, no? Quindi semplicemente è importante avere una dose sufficiente di proteine proprio per aiutare il corpo a guarire e anche per il sistema immunitario. I see difficult for Italia to eat eggs in the morning, like vedo un po' difficile per gli italiani mangiarsi le uova al mattino, but it's something to think about it, no? Isn't it? È qualcosa da pensare. Yeah. So yes, what also Okay, so next I want to talk about antioxidants. So antioxidants are compounds within food that they fight against free radicals and they help to prevent damage in the body. And antioxidants are in most fruits and vegetables, but the types of food that it's the highest are things like berries and like dark berries. So you want the blueberries and the blackberries and the raspberries, but also things like dark chocolate. Dark chocolate has got really good antioxidant properties in it. The higher the percentage, the better. So you want to be looking at around an 85% of dark chocolate, and you can also enjoy that, and it also has some health benefits too. Quindi importante mangiare tutto quello che contiene antiossidanti. Quindi gli antiossidanti sono presenti negli alimenti che aiutano proprio a difendere le cellule da danni causati da radicali liberi. Ad esempio possono essere mirtilli, fragole, le bacche lamponi o cioccolato fondente. Anche il cioccolato fondente contiene questi radicali, questi antiossidanti, ed è anche molto buono. Questo l'ho aggiunto io. I added, it's really nice, the chocolate. Yeah. Really. Yeah. So that's the next one. The next point is all about creating a variety of fruits and vegetables in your diet. So we're all guilty of it. When we go shopping, we probably pick the same fruits and vegetables pretty much every time. We have our favorites. But I would challenge you to, when you go to the shops, try and pick something new, try and mix it up and create a variety, because this will be really good for your gut health. So not only will you get a bigger variety of vitamins and minerals, your gut, to strengthen your gut health, which is really important for your immune system, you need a variety.
it likes variety, and that will create a good balance of good bacteria in your gut. And your immune system, it's different depending what you read, but 70 to 80% of your immune system is based in your gut. So if you look after your gut health, that's going to take you to most of the way to good immune system. Okay, so while you're talking, I'm writing down just to remember. Mentre parla, prendo delle note in modo di ricordarmi quello che ha detto, no? Quindi è importante mangiare una certa varietà di frutte e verdure, no? Quindi sappiamo che la porzione deve essere intorno alle 5 porzioni al giorno, ed è, se normalmente vai al supermercato e cerchi e compri sempre lo stesso tipo di frutta, lo stesso tipo di verdura, e quello che invece ti sfido è cercare di cambiare tipo di frutta e di verdura. Perché? Perché in questo modo non soltanto introduci nel tuo corpo vitamine di diverso tipo e non sempre le stesse, ma è anche importante per diversificare i batteri intestinali che supportano appunto la salute dell'intestino e il sistema immunitario. Quindi dice appunto che 70-80% delle difese immunitarie dipendono molto dalla nostra salute dell'intestino, quindi più introduciamo alimenti che sono diversificati, ad esempio frutta e verdura, più ci sono nutrienti diversi e più l'intestino è forte. Yeah. Lovely. So my fourth tip is I'm going to talk about supplements. So you don't need to have lots and lots of supplements if you're eating well. But the one supplement that I would recommend, especially during the winter months, is vitamin D. And that's been spoken about a lot recently, especially with the coronavirus. And they say it helps if your vitamin D levels are optimal. The majority of us are low in vitamin D. So that's a really important one all year round, but particularly in the winter months when we have not so much sun. So a vitamin D supplement is really important for boosting your immune system, strengthening your bone health, strengthening your muscle health. So it's an all-round amazing vitamin to have, but especially in winter. Quindi un altro importante consiglio che vi do è proprio quello di usare come integratore la vitamina D. Quindi non è necessario utilizzare sempre degli integratori, ma la vitamina D, soprattutto nei mesi invernali, quando c'è proprio poco sole, supporta proprio il sistema immunitario, supporta a mantenere un sistema immunitario forte, supportando poi anche le ossa, i denti, a mantenere i muscoli in salute. Appunto perché quando con il sole viene stimolata la produzione di vitamina D normalmente, quindi in mancanza di sole è importante che possiamo usare come supplemento. La maggior parte di noi è proprio carente in vitamina D. And next I'm just going to talk about two lifestyle tips. So you've got your nutrition side, which is really important, but lifestyle is also super important. And the two things that I think are the most important for keeping your immune system strong, first one is sleep. Again, it's an obvious one, but if you're not getting enough sleep, your immune system is immediately at risk. If you get less than 5 hours sleep a night, then that immediately increases your risk of complications and health problems. So getting your 8 hours of sleep, and it's different for everybody. Some people can have 8, some people need a bit more, maybe they need 9, but you really need to concentrate on that sleep. It doesn't matter how you get there, but just really prioritize that, because that is one single thing that you can do to strengthen your immune system. Quindi adesso vi darò prima abbiamo parlato vi ho dato dei consigli dal punto di vista alimentare, e adesso vi do dei consigli dal punto di vista proprio dello stile di vita. Il primo è l'importanza del dormire, un dormire proprio perché quando riduciamo le ore di sonno, questo immediatamente aumenta il rischio di gravi condizioni di salute e di sicuro indebolisce la risposta del sistema immunitario. Quindi è veramente importante dormire quantomeno 5 ore e se poi ovviamente ognuno di noi ha bisogno di ore diverse, c'è chi ne ha bisogno di 8, c'è chi ha bisogno di 9, però quantomeno è importantissimo mantenere queste ore di sonno. And you know, Carly, I was saying that thinking that
you know, this is something that we usually kind of know that is important to sleep, and is usually also something that we easily, I would say, don't follow, you know? I just translate in Italian, che mentre parliamo, no? Mi viene proprio in mente che lo sappiamo che dobbiamo dormire abbastanza ore, no? Non è un qualcosa di nuovo, però in qualche modo alcune volte magari siamo troppo occupati a fare certe cose e non diamo importanza al sonno. Oppure se abbiamo mancanza di sonno, difficoltà a dormire, non facciamo nulla per gestire questa cosa. Also, I was saying that sometimes when we have difficulty to sleep, we don't really do anything to address this problem. So it's really important. It's very simple and very important. But if you think about it, when you're not very well, all you want to do is sleep. That's because your body recovers when you sleep. So that's why. So it's also doing that when you're feeling well as well. So a lot of the recovery happens in sleep. So you need that time. So that's is really important. Yeah, and quello che Carly sta dicendo appunto, che prova a immaginare quando tu stai male, l'unica cosa che vuoi fare è dormire, cioè proprio durante il sonno, nel sonno il corpo si rigenera, quindi è fondamentale il fatto di dormire propriamente. And what I was saying also is like in this session, like we've been doing a few exercises that really, like, one of the reasons why we can't sleep is also because our nervous system is too high. It's like we are so much, you know, high. So we gave you so many exercises, a breathing exercise or yoga exercise that you can do to actually relax the immune system, no? Quello che stavo dicendo, che una delle cose per dormire, quello che succede quando non dormiamo è che il nostro sistema immunitario è alto, no? E quindi cosa succede? È importante poi rilassarsi in qualche modo, e durante anche queste sessioni, se andate indietro in varie dirette, ci sono un sacco di esercizi di respirazione o di yoga che vi aiutano a rilassarvi. And that's exactly right, and that leads me perfectly onto my final point, which is stress reduction. So you're exactly right. Really, the whole most important thing about protecting your immune system, it's very much linked to your nervous system, like you said. And if you're not sleeping, your nervous system is going to be heightened. And if you're stressed, your nervous system is going to be heightened. And they do go hand in hand. If you're stressed, you're probably not sleeping. So those are two really important things to work on. When you're stressed, you have higher stress hormones running around your body, and that's going to hinder your immune system and dampen it down. And we all know when we get stressed, we probably know that we do get ill after a certain amount of time, whether it's a small cold or anything. There is that link. So sleep and stress, like you say, go hand in hand, and they're definitely two really important things to work on. And like you said, good examples, whether it's deep breathing exercises, whether it's yoga, walking, exercise, whatever it is that helps you reduce stress, work on that. It's different for everybody, so find what works for you. Yeah. Quindi proprio quello che stavamo dicendo mi conduce proprio all'ultimo punto che vi volevo dire, che è proprio la riduzione dello stress, perché il nostro sistema immunitario è molto meno efficace quando siamo stressati. Quando siamo stressati siamo più suscettibili alle infezioni e alle malattie. E quando c'è questo aumento degli ormoni dello stress, l'aumento degli ormoni dello stress sopprime il sistema immunitario. Quindi questo è fondamentale da mettersi in testa, fondamentale. Delle tecniche che possono aiutare sono appunto la respirazione profonda, rallentare proprio dicendo di no magari a situazioni o a cose, in modo tale da dare più tempo a se stessi, tecniche di yoga, di consapevolezza del proprio corpo, e proprio prendersi il tempo anche per divertirti. Quindi ognuno di noi ha le proprie capacità, le proprie tecniche che usa per eliminare lo stress. Quindi trova la tua e usala in maniera efficace. And you know what I was thinking, Carly, that sometimes what I notice, that there are people, they are so stressed actually, that they can't slow down. So like slow down is actually impossible. Yes.
Ed no, quello che noto che alcune volte le persone sono così stressate, così ansiose che non riescono a fermarsi. And that's one of the first things to do, I think, is if you're feeling overwhelmed and you're feeling stressed, exactly like you said, you need to slow down and you need to look at your schedule, look at what commitments you have. Can you say no to any of them? Can you cancel some things? Because you have to look after yourself first. And if you're busy every day, if you're burning the candle at both ends, that's not going to be good for you or for the other person. So see how you can simplify your schedule and your life, and that will be ultimately better for you. Sì, quindi alcune volte è proprio vero, no? Quindi guarda veramente i tuoi appuntamenti, le tue, insomma, quello che devi fare, guarda e cancella magari un qualche cosa, perché è veramente importante che ti prendi cura di te. Quindi se hai troppi pensieri o hai troppe cose da fare, poi alla fine questo ha un impatto sul tuo corpo, sul tuo stato di salute. Quindi è fondamentale che lo fermi prima di ammalarti. And sometimes there are people that actually don't have a so busy life, but they are like this anxiety, and then it's like difficulty to stop. I really observe that. So it's like how to kind of slow down. Slow down. I think it's about slowing down slowly. So it's like it's just maybe you don't do the exercise for 30 minutes or for 20, you do for 30 seconds. And then when you are okay with 30 seconds, then you go to a minute. And so gradually you kind of train your body to slow down. No? Yeah, exactly. And it'll be different every day for everybody. And depending what's going on in your lives, some days you're going to have more energy and more resilience, and other days you're not. So you have to listen to your body and listen to what it's telling you. Yeah, alcune volte non sai, cioè è diverso per tutti quanti, quindi è importante che ascolti il tuo corpo, perché alcune volte magari ai giorni hai più energia e la usi, e alcune volte ne hai meno e non la usi. E quello che ho detto a Carli prima è che alcune volte le persone non è che sono ansiose o hanno tante cose da fare, ma semplicemente hanno difficoltà a fermarsi. Quindi se sei così, è importante che ti fermi 30 secondi e fai l'esercizio di 30 secondi e poi dopo, quando vedi che ce la fai, vai a 1 minuto, poi quando ce la fai vai a 1 minuto e mezzo, ma è importante che alleni la tua mente a rallentare. Yeah, to the well, we can maybe kind of resume the tips you said, just to give people remind them what you said. Yeah, sure. So just to recap then, so we have 6 tips. First of all, make sure you're getting enough protein. Number 2 is to eat your antioxidants. That's your berries and your dark chocolate. Number 3 is to eat a variety of fruit and vegetables. Don't stick to the same things, mix it up. Number 4 is, if you're going to take one supplement, take vitamin D. Number 5 is your lifestyle tip to work on sleep. And the last one is to reduce stress and work on your stress response. Quindi per riassumere, ricordati di mangiare le proteine, perché le proteine a tutti i pasti, perché sono fondamentali per la riparazione e per proteggere e sostenere il sistema immunitario. Mangiare alimenti che contengono antiossidanti, proprio perché aiutano a difendere le cellule da danni causati dai radicali liberi. Quindi mangia una certa varietà di frutta e verdure, perché mangiando la varietà di frutta e verdure hai la possibilità di introdurre elementi nutrizionali di diverso tipo, e quindi questo è molto salutare per i batteri intestinali, che poi sono quelli che ci aiutano per la difesa cioè che sostengono anche il sistema immunitario. Se dovete prendere degli integratori, prendete la vitamina D, proprio perché la vitamina D supporta di nuovo il sistema immunitario. E poi ci sono 2 consigli di stile di vita. Uno, l'importanza del dormire, quindi dormire un certo numero di ore, e la riduzione dello stress, qualsiasi cosa che ci sia per ridurre lo stress.
Bene, if you have a question, you can write them down because I can read them. Se avete delle domande potete farle a Carly. Yeah. So, Carly, firstly, I want to say thank you. Thank you for giving your availability to come, and thank you for giving us some tips. And if anyone wanted to get to know Carly more and be in contact with her, I'm going to give the details and leave them on the video when I edit the video. So, prima di tutto grazie Carly, grazie mille per aver detto di sì e per essere intervenuta oggi con noi. E se avete bisogno e volete poi parlare con lei, io lascerò i suoi dettagli nel video una volta che lo modifico. E domani, so tomorrow, we're gonna have Carmen Casales. And Carmen, she's gonna do some, she's gonna show us the power of laughter in our body, and we're gonna do some laughter yoga exercise. The event will be translated only in Italian because she's Spanish, and for the English version, it's going to be the 22nd of November. However, the last part of the session is actually exercise you can just copy, so you're really welcome to come. I'm sorry about this, but she's Spanish, I can't translate both languages. E domani abbiamo Carmen Casales. Carmen è una terapista, ci parlerà dell'importanza della risata, gli effetti della risata sul corpo, e faremo degli esercizi di yoga della risata. L'evento verrà tradotto soltanto in italiano perché lei è spagnola, non posso tradurlo sia in italiano che in inglese, ma poi faremo la versione inglese il 22. All right, so thank you Carly, thank you so much. Thanks Lydia, it's great to see you, and thank you for having me on. You're welcome. And you know what, all of you, I say thank you all of you, you've been like watching. Grazie a tutti per averci guardato, e vi lascio con un esercizio, così siamo collegati, siamo collegati a quello che faremo domani, no? We will be like do what we do tomorrow. So you can all stand up, potete tutti alzarvi in piedi. Carly, if you want, you can do too, or no, depende, or you can do the version sitting down, puoi fare la versione seduta. Quindi, l'avevo già fatto nella mia primo video questo, I've done it the first time in my video, so you just do the movement, it's like that, so you like that, and then, this is also good for the coordination, è molto bene per la coordinazione del corpo. Terzo movimento, third movement, a last movement on the back. So there are 4 movements. 1, 2, 3, and last one, l'ultimo. And you're gonna sing with me. The first time I'll do it, the second you copy me. La prima lo faccio, la seconda mi copy. And then we close like this, e finiamo così. Siete pronti? Like that. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. I can tell all is well. Every little cell in my body is well. Yes! Lo so, anche gli italiani è così, ogni cellula del mio corpo sta bene, ogni cellula del mio corpo è felice, tutto va bene, ogni cellula del mio corpo sta bene. Are you ready? The last one, and we close like that. L'ultimo e finiamo così. Pronti? Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. I can tell all is well. Every little cell in my body is well. Yes! Ciao a tutti. Thank you so much. Ciao Carly. Thank you. Bye. Bye everybody. Ciao.